Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Extreme Metal News. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto per rimanere aggiornati sul mondo del metal estremo e su quello che riguarda la nostra musica. Inoltre vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché alla fine ci sarà la notizia bomba della settimana. Detto questo, cominciamo con il video. È finalmente uscito il 10 febbraio il nuovo album degli In Flames, Forgone, accompagnato al lyric video End of Transmission. A onor del vero non ho ancora trovato il tempo per ascoltare l'album, ma quanto ho letto in giro nelle varie webzine, quest'album sembra un passo avanti rispetto ai precedenti della band. Sembra infatti che gli In Flames, dopo un periodo di album decisamente sottotono, abbiano iniziato un nuovo capitolo, proprio a partire da Forgone. A proposito di questo, fatemi sapere qui nei commenti nel caso vogliate un'opinione, una recensione sul nuovo album degli In Flames quando l'ascolterò. Close your eyes, what do you see? La leggendaria band Dying Fetus, a cavallo tra death metal, greencore, hardcore, eccetera, eccetera, ma non credo abbiano bisogno di presentazioni, hanno rilasciato il nuovo singolo Unbridled Fury, disponibile in streaming su tutti gli store digitali, sia quelli della band sia quelli della loro etichetta storica, la Relapse Records. Si tratta del secondo singolo dopo Compulsion for Cruelty, che era uscito nel 2022, e questo ci fa ben sperare per l'annuncio ufficiale del nuovo album, che speriamo non tardi ad arrivare. Il nuovo album degli Arcenemi, Deceivers, è finalmente disponibile ed è accompagnato dal singolo Poisoned Arrow, di cui è disponibile anche il videoclip ufficiale. Sono riuscita ad ascoltare solo il singolo e non l'album intero, ma che cosa devo dirvi, per quanto mi riguarda gli Arcenemi sono un mio grandissimo punto debole. I riff di chitarra sono sempre entusiasmanti, le ritmiche sono sempre epiche ed incalzanti e il growl delle Whiteclats è sempre bellissimo e affascinante da ascoltare. Questa mia affermazione forse andrà in controtendenza per tutti quelli che asseriscono che nel periodo in cui c'era la Ghost erano meglio. Probabilmente è anche vero, ma a me va bene anche così. Now every word a poisoned arrow. Is it worth hiding for? Un duo black metal proveniente dalla Polonia, i Terrestrial Hospice, hanno rilasciato il nuovo album Cavalry to the General. Si tratta di un duo non da poco, infatti è composto da Inferno, il batterista dei Behemoth, e Skygen, che ha militato per un bel po' nei Gorgoroth. A giudicare dalla qualità dell'album si sente moltissimo che questi due non sono nuovi alla scena, e inoltre per essere dei polacchi non ricordano moltissimo i loro connazionali, quindi la scena black metal ai loro connazionali. Infatti sono molto meno melodici dei gruppi provenienti dalla Polonia, come ad esempio Plaga, per citarne qualcuno. Ricordano invece un'altra scena polacca che probabilmente è meno conosciuta di quella lì più melodica, e parliamo di band come i Blaze of Perdition, quindi molto più cattivi e molto più gelidi nell'incedere. La storica band heavy epic metal risalente agli anni 80, Manowar, hanno rilasciato il nuovo singolo Laut und Hart Stark und Schnell. Chiedo scusa sempre per la mia pronuncia in tedesco veramente inascoltabile, però purtroppo questo è. I Manowar asseriscono di averlo scritto per i loro fan, per fargli capire che devono fregarsene del giudizio degli altri e di essere orgogliosi di quello che amano, in questo caso immagino dei metal. Sono piovute addosso a questo singolo un sacco di critiche, che a mio parere sono abbastanza infondate. Ci sta che non vi piacciono i Manowar, ma per chi li conosce sa bene che loro sono così, sono egocentrici, sono autocelebrativi, sono ripetitivi, ma hanno anche dei difetti. Loud and hard, stark and sell. If you don't like a Gli Infernal Angels, storica band attiva dal 2002 sul suolo italico, hanno firmato per la Immortal Frost Production, un'etichetta belga specializzata in black metal attiva dal 2009. Gli Infernal Angels sono una band melodic black metal a dir poco leggendaria, con all'attivo 9 uscite, di cui 5 full length. L'ultimo album da loro rilasciato nel 2020, The Warrior God from the Void, è stato a mio parere l'uscita dell'anno per quanto riguarda il black metal e non solo a livello nazionale. Sono quindi felicissima per questa firma, che è assolutamente meritata. Nel caso non abbiate mai ascoltato gli Infernal Angels, assolutamente recuperate tutti i loro lavori.
La band piemontese Enisum, attiva dal 2006, ha annunciato il suo nuovo album Forgotten Mountains, in uscita per la Avantgarde Music. Si tratta di una band molto particolare, a cavallo tra ambient e black metal, con un gusto per le melodie veramente non indifferente e che ricordano i Cold War nel modo di intendere questo particolare sottogenere, e personalmente li apprezzo tantissimo. Potete effettuare il preordine dell'album sia in versione CD sia in versione vinile, vi lascerò ovviamente il link in descrizione. Inoltre potete ascoltare l'album in anteprima sul canale di Black Metal Promotion. Parliamo ora di un debutto invece. Si tratta dell'EP Of Love, Flesh and Other Tales, a cura del progetto Varkolak, uscito il 3 febbraio per la Frozen Woods Records. Difficilmente la Frozen Woods delude, e infatti anche in questo caso ci troviamo di fronte a un EP di tutto rispetto, un black metal molto ruvido che fa di synth e melodie molto particolari il suo cavallo di battaglia. L'EP è disponibile solo in formato digitale, ma vi consiglio caldamente di darci un ascolto, vi assicuro che non ve ne pentirete. Gli Adomega hanno infine rilasciato il loro nuovo album il 10 febbraio a Phallic Ascent. Ne avevamo già parlato in questa rubrica e, come detto precedentemente, adoro il modo in cui gli Adomega fanno black metal. È un black metal impegnato appunto con dei riff mai banali e con delle tematiche veramente interessanti che spaziano dal satanismo gnostico alla filosofia occulta. Non ho avuto ancora modo di ascoltare l'album, ma sono sicura che non deluderà le mie aspettative. E a voi dico di ascoltare non solo questo, ma anche di recuperare il precedente disco, Tenebris Templum. E chiudiamo con la notizia bomba: i Possessed saranno a Luppolo e Rock. Oltre ai grandissimi nomi già annunciati come i Carcass, gli Eclipse e altri ancora, anche i Possessed, creatori, capostipiti del death metal così come lo intendiamo oggi, saranno presenti a Luppolo e Rock. Vi lascerò in descrizione il link all'acquisto dei biglietti per il 21, il 22 e il 23 luglio, ovviamente a Cremona, patria del festival. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a farmi sapere nei commenti se vi interesserebbe una mia opinione su qualunque dei dischi citati in questa sede. Io vi ringrazio ancora, vi mando un abbraccio e ci vediamo settimana prossima. Lead the Fire!